Stiamo per entrare nel parco di Monte Cecilia, nome stranamente italiano. È un parco non molto grande ma molto molto bello, a 5 minuti da dove sono ospitata per il momento. È stato costruito dove c'era una PA, cioè un villaggio fortificato Maori, e se ho capito bene è stato acquistato alla fine dell'800, quindi per gli standard neozelandesi è antichissimo. È stata costruita la casa del proprietario e alcune scuderie e il parco, che è una meraviglia se vi piace la natura. La cosa che adoro della Nuova Zelanda è questa luce accecante, nitidissima, perfino pericolosa se non vi mettete una protezione 50 o protezione totale. Però ragazzi, se soffrite di depressione, guarite in 2 secondi quando vi esponete a questa luminosità. E guardate le ombre. Parcheggio, un sacco di gente viene a portare qui i cani e adesso ci stiamo avvicinando alla villa. Eccola qua. Il motivo per cui ha un nome italiano è perché nel 1913 è stata acquistata dall'arcivescovo cattolico di Auckland ed è stata trasformata in varie fasi in un orfanatrofio, poi in una scuola per bambine e per bambini, che poi ne è stata costruita una più grande in una parte del parco che adesso è separata. Nel 2002 è stata acquistata dalla municipalità di Auckland ed è diventato un parco pubblico. E che parco! I classici coni neozelandesi sono alti tipo 1,20 m. Un'altra cosa tipica della Nuova Zelanda sono gli agafanthus, che crescono dappertutto come fiori decorativi, ma anche lungo le strade, e li chiamano erbacce. Beh, vorrei ste erbacce qua io in Italia. Adesso scendiamo di lato alla collina. La prima volta che sono venuta è stato 12 anni fa. Io sono rimasta completamente abbacinata, innamorata, come posso dire, stupita dai ficus che crescono qui. Sono giganteschi e non sto scherzando. Qui invece è un delirio per chi ama gli alberi. Dunque la proprietà è stata acquistata a metà dell'800, a circa 150 anni, e questi alberi sono stati piantati poco dopo, quindi hanno, se non 150, 120 anni, 130 forse, sono tra i più antichi della Nuova Zelanda e sono spettacolari, e non solo loro. Guardate le radici. Mi sto avvicinando a questa che sembra un'onda. Praticamente mi arriva quasi al petto. Questa è una vista del prato davanti alla casa. Alcuni fortunati hanno la casa che arriva proprio al limite del parco. Si fa fatica a rendere l'idea di quanto maestosi sono. Ecco, questo ficus ha allungato un ramo che si è andato a posare e penso che adesso stia radicando. E questo è l'albero madre. Poi se avete voglia c'è una panchina con vista sulla baia. Una delle 2 baie, perché Auckland è costruita molto strategicamente su un istmo. Parentesi, la collina che vedete lì in fondo è Mangere, dove c'è l'aeroporto.
quindi se arrivate qui arriverete da quella direzione. Non solo ficus, questo pino sembra essere di una specie molto particolare. Un'altra veduta del parco, dopo essere scesi un altro po'. Quella è San Marcellino, la scuola per ragazzi di cui vi accennavo prima. La proprietà era immensa, è stata suddivisa in varie parti, appunto la scuola, il parco vero e proprio e la villa, e poi alcuni pezzi sono stati venduti per costruire le case. E questa è la villa vista dal basso. Siamo quasi alla fine del parco. È una bella veduta dalla cima. Di qua c'è una delle varie uscite e stiamo arrivando a quello che chiamo la casa delle dalie, perché coltivano sempre un sacco di dalie. Anno dopo anno, ogni volta che sono venuta qua le ho viste. Eccole qua. Dalie e rose. I loro vicini preferiscono coltivare ortaggi o tenere prato, ma a me questo giardino piace tantissimo. E qui stiamo uscendo, arrivando sulla strada, fra virgolette, normale. Ci sono molti ingressi, alcuni solo pedonali, altri che si possono fare in macchina, come questo qua, con permesso però. E quindi l'accesso è piuttosto facile da tutti i lati.